Storytime, Evoluzione Radio. Appassionati di storia e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi avremo il piacere di poter chiacchierare con una scrittrice che ci porterà alla scoperta del suo libro di saggistica. Prima di presentarvela vi invito però come sempre a seguirci sui nostri canali social, quindi se vi va un bel mi piace, la nostra pagina Facebook Storytime Official, ma potete seguirci anche sul nostro canale Instagram digitando appunto Storytime_ufficiale. Detto ciò, vado subito a dare il benvenuto all'ospite di quest'oggi. Sto parlando di Loredana Riccadonna. Ciao Loredana, ben trovata. Ciao, grazie. Grazie mille a te per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto, come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì, benissimo. Ci fa molto piacere. Allora, ti va di raccontarci un po' come e quando nasce Donne? Questo libro di saggistica e anche leggiamo il sottotitolo, per chi ci sta guardando in questo momento è lì presente il libro, Le diverse forme di violenza nel contesto internazionale. Come nasce l'idea di mettere su questo libro? Ecco, nasce dall'idea da alcuni convegni, da alcune conferenze che io tengo annualmente incentrate sulle donne, e tratto la tematica dell'emancipazione delle donne, la storia del femminismo, oppure ancora le donne protagoniste nella storia, e ultimamente ho affrontato questo argomento in quanto purtroppo segna con drammatica, cioè la violenza nei confronti delle donne segna con drammatica regolarità le cronache quotidiane e purtroppo spesso ha esiti anche fatali. Infatti si stima a livello globale che una donna su 3 è stata vittima ed è vittima di violenza fisica e o sessuale. E in particolar modo durante la pandemia Covid-19 e quindi la recessione economica e la quarantena che ne sono conseguite, si è assistito ad una recrudescenza della violenza, ossia le donne sono state maggiormente esposte a fattori di rischio e a partner violenti. Questo a livello globale. E poi, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, nel periodo intercorso tra marzo e maggio 2020, secondo i dati Istat, le telefonate al numero di emergenza 1522 sono aumentate purtroppo dell'80%. Accidenti, ma ci rendiamo conto, la stima 1 su 3 è tantissimo. Esatto. È tantissimo. È tantissimo. E allora ti chiedo, quali ambiti di violenza tratta il tuo libro? Allora, gli ambiti di violenza sono piuttosto estesi. Sì. Bisogna ricordare però che la violenza cambia da contesto a contesto in base agli atteggiamenti culturali della comunità di appartenenza. E le forme di violenza sono le più varie, parlo della violenza domestica e quindi la violenza fisica, la violenza psicologica, la violenza economica, la violenza sessuale, le molestie sessuali, e la violenza anche virtuale, data l'espansione dei social network, e poi anche tratto le pratiche abusive tradizionali come la tratta di esseri umani, la mutilazione genitale femminile. Infatti sono circa 200 milioni le donne, le ragazze e le bambine che finora sono state sottoposte a questa pratica, che rappresenta un rituale cruento e stigmatizzato, non suffragato da alcuna ragione medicamentosa. Poi tratto il problema delle baby spose, sono circa purtroppo 13 milioni le baby spose che ogni anno sono violate nella loro infanzia, e poi anche il delitto d'onore che è stato abrogato in Italia nel 1981, però purtroppo è presente ancora in molti paesi. Posso chiederti anche qual è la definizione della violenza di genere? Ecco, la violenza di genere è, possiamo dire, radicata nella cultura di genere, legata agli stereotipi che caratterizzano i ruoli delle donne e degli uomini, stereotipi che purtroppo hanno un forte impatto sulla popolazione. Sì. Perché spesso vengono veicolati da mass media e dai social network, dall'organizzazione del lavoro, e purtroppo rappresentano un elemento di contrasto al processo di cambiamento del ruolo della donna, e influenzandone scelte professionali, scelte personali e anche scelte sessuali. Però possiamo anche definire che la violenza di genere purtroppo nasce dal presupposto che l'uomo abbia il potere di esercitare dominio e autorità sulla propria compagna,
rivendicandone possesso e proprietà e quindi alienandone completamente i diritti fondamentali. Ecco, però dobbiamo anche ricordare che la violenza, questo ci tengo a sottolinearlo spesso, no? Non è solo fisica, ma abbiamo anche la violenza economica, psicologica. Ecco, su questi altri due temi vuoi aggiungere qualcosina? Certo, perché infatti la violenza di genere, come afferma l'articolo 3 della Convenzione di Istanbul del 2011, comprende tutte le forme di violenza che possono provocare o provocano sofferenza di natura fisica, come dicevi tu, economica, psicologica, sessuale, e poi tutte le forme di coercizione e la privazione arbitraria della libertà. Ritornando appunto alla violenza economica e psicologica, che sono forme più subdole di violenza, la violenza economica parte dal controllo dell'uomo in termini di utilizzo del denaro, e quindi vi è la monopolizzazione delle risorse economiche accentrate in mano all'uomo, e quindi la donna si trova in una situazione di completa subordinazione economica e anche psicologica, ed è costretta a chiedere ogni giorno le risorse necessarie per le spese quotidiane, e spesso anche a rendicontarne l'utilizzo. Anche la violenza psicologica è una forma subdola di maltrattamento. E spesso molte donne sono inconsapevoli di vivere all'interno di una dinamica di coppia disfunzionale, e anche questa si basa su meccanismi di sopraffazione, quali critiche continue, svalutazioni continue in merito agli atteggiamenti della donna, ai comportamenti, in merito al lavoro, ricatti, minacce, e queste nel tempo possono ledere l'autostima personale, il valore, la dignità, l'umanità della donna in senso lato. Beh, devo dire una descrizione perfetta della nostra Loredana. In chiusura, Loredana, vado a chiederti, dato che comunque sei padrona, no, dell'argomento, che consiglio ti senti di dare alle donne in ascolto e come si elimina oppure si combatte questo cancro della società di oggi, no? Diciamo che la cosa importante è cominciare fin dall'infanzia a sensibilizzare. Esatto, a sensibilizzare. Infatti non tanto a insegnare, fare in modo che diventi proprio una pratica quotidiana. Certo, perché a volte si pensa che ai bambini, cioè bambini intendo, che ne so, 5, 7, 8, 10 anni, non serva a nulla impartire delle lezioni di vita, quando invece secondo me in altri paesi già lo fanno. Esatto, no, ma anche qui in Italia già si inizia a fare, no? Come dimostrano molti programmi ministeriali, però infatti bisogna farlo in maniera decisa, forse. In maniera decisa e poi anche, come dire, adatta al livello cognitivo degli allievi. Certo. Ovviamente in una scuola dell'infanzia non si può trattare diciamo l'argomento come si può trattare in una scuola di secondo grado, ecco. Però bisogna iniziare fin dall'infanzia a insegnare, però a fare in modo più che altro che diventi una pratica quotidiana, è proprio la cultura del rispetto, dell'uguaglianza, delle pari opportunità, della risoluzione non violenta dei conflitti, della valorizzazione di ciascuno, della soggettività, delle differenze di ciascuno. Molto bene, io in chiusura voglio ricordare anche i canali social della nostra Loredana, Loredana Ricca Donna su Instagram, lì la potete seguire, e anche su Facebook, Loredana Ricca Donna Visinoni, giusto? Esatto. Loredana, devo dire che è stato un enorme piacere poterti ospitare in questi studi. Ricordiamo il libro di cui abbiamo raccontato per sommi capi un po' gli argomenti, ossia Donne, le diverse forme di violenza nel contesto internazionale. Per chi fosse interessato a questo libro, in chiusura, Loredana, dove lo trova? Ma si trova in tutti gli store online, Amazon, Feltrinelli, Mondadori, presso anche le università, store online, un po' dappertutto, sempre in maniera online. Molto bene, Loredana, noi allora a questo punto ti salutiamo e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per il proseguimento, insomma, della tua attività da saggista. Speriamo magari di ospitarti in futuro, magari con un altro libro. Ti ringrazio, Dai, ti ringrazio moltissimo. È stato un piacere, alla anche prossima. Per me, grazie, ciao. Storytime, Evoluzione Radio.